Un giorno un bambino ha detto: "Vorrei che questa fosse casa mia". Molte persone considerano Molentargius un luogo di appartenenza e uno nel quale riconoscersi. Per altri è come una seconda casa. Per altri ancora è qualcosa che desiderano scoprire. Tutto attorno le città abbracciano i confini di una vasta zona umida, ricca di biodiversità, protetta a livello internazionale, in cui la natura deve ancora coesistere con le attività quotidiane dell'uomo. A volte c'è bisogno di indagare più a fondo questo rapporto, come ha fatto il progetto Coevolvers, che è atterrato qua al parco di Molentargius proprio come un uccello migratorio. Tutto cambiò quando nel 1985 la chiusura della salina e la fine dell'attività estrattiva dovuta alla crisi economica e all'inquinamento fecero diminuire l'impatto dell'uomo sull'ambiente. Solo qualche anno dopo, con il ristabilirsi di condizioni ambientali favorevoli, accade qualcosa di straordinario. Nel 1993 la prima nidificazione del fenicottero rosa in Italia, che fu proprio qui, fece capire che si doveva fare qualcosa di più. Oggi Molentargius ha cambiato missione diventando parco naturale nel 1999. A proposito, non mi sono ancora presentata. Io sono Cristina e questo è This May Be the Place. Capitolo 1. Buongiorno Molentargius. Alle prime luci del giorno e con un grande sbadiglio, Molentargius si sveglia, esattamente come Silvio, il pellicano, pronto a fare colazione. O come il pollo sultano, con il suo caratteristico colore blu cobalto, già piuttosto indaffarato a procurarsi il primo pasto della giornata. Qualcuno approfitta dei caldi raggi del sole come questa Trachemis, ma c'è anche chi non dorme mai, come le artemie saline, sempre alla ricerca di fitoplancton e batteri. I cavalieri d'Italia invece sono sempre molto attivi, già di buon mattino. Il germano reale si guarda intorno, forse ha bisogno di qualche minuto di sonno in più. E qualcuno dorme ancora. E poi ci sono loro, i fenicotteri, rumorosissimi e già impegnati nelle parate nuziali, preludio alla formazione delle coppie e alla nuova stagione di nidificazione. Shh, ascoltiamoli in silenzio. Pare che Silvio abbia trovato la sua colazione. Quasi in sincrono con i ritmi della città, Molentargius si prepara a vivere la sua giornata, come noi che ci prepariamo a conoscere più da vicino Coevolvers. Capitolo 2. Coevolvers, a Living Lab. Il progetto Coevolvers, finanziato dal programma Horizon Europe della Comunità Europea, vede la partecipazione di università, enti ed associazioni di vari paesi, inclusa l'Università di Cagliari con il suo team di ricerca in psicologia ambientale e sociale. Il progetto si occupa di soluzioni basate sulla natura, partendo dal presupposto che tali soluzioni sono spesso di tipo tecnico, urbanistico, ingegneristico e manca dunque l'attenzione verso il coinvolgimento della comunità locale
e della cittadinanza. Manca inoltre l'attenzione verso le altre specie, animali e vegetali che vivono in un dato luogo. In questo caso il luogo prescelto è il Parco di Molentargius, con l'obiettivo di fare network tra enti, associazioni e cittadini interessati ai temi dell'educazione ambientale. Questo è stato fatto attraverso lo sviluppo di attività concertate volte all'incremento del senso di appartenenza al luogo e di rispetto verso l'ambiente, incluse le specie animali e vegetali che vivono nel luogo. Per me il concetto e il significato di Coevolvers richiama alla comunità e alla sua crescita. Quando ci siamo aggiudicati la gestione dei servizi turistici e educativi del Parco Molentargius, l'abbiamo fatto con uno slogan che è Molentargius aperto al mondo. Ecco, per noi questa apertura significa non solo rivolgersi ai visitatori che vengono da lontano, ma anche alla comunità locale, alle persone che nel quotidiano vivono il parco. Io mi chiamo Silvana Mula e da quasi 3 anni a questa parte collaboro come ricercatrice all'interno del progetto Coevolvers. Quello che mi porterò a casa dal progetto Coevolvers è che ho imparato che le attività e le soluzioni basate sulla natura funzionano solo quando nascono da un processo condiviso, da un processo che tiene conto dell'intero ecosistema e non solo delle persone. Spesso infatti quando parliamo di soluzioni basate sulla natura o di ambienti naturali diamo priorità al benessere umano, solamente al benessere umano. Noi sappiamo che stare all'interno di questi spazi, di questi ambienti ci fa bene, fisicamente e mentalmente. Questi spazi però non sono occupati solo da noi, non appartengono solo a noi, ma li condividiamo con tantissime altre specie, naturali e vegetali. Specie di cui spesso sottovalutiamo l'importanza o addirittura ignoriamo l'esistenza. Quindi Coevolvers mi ha insegnato proprio questo, avere uno sguardo più ampio, condiviso, che tenga conto anche di ciò che spesso è invisibile. Queste sono le immagini che piacevano molto a Del Marchand. Siamo venuti come associazione per il parco in rapporto con Coevolvers nel 2020, in una situazione particolare, il Covid, però ha permesso di scambiarci scambiare le esperienze che facevamo qui al Parco di Molentargius come associazione per il parco, ma le esperienze dei loro gruppi che erano soprattutto nel nord Europa, all'interno di questo progetto europeo Horizon. Quindi ha permesso sia a noi che a loro di vedere il parco come una grande scuola per avere un rapporto con la biodiversità in maniera costruttiva e in maniera anche semplice. Il Parco di Molentargius è stato istituito il 26 gennaio del 1999 dal Consiglio regionale della Sardegna. È stato istituito sulla base di una proposta di legge che avevamo fatto come associazione per il parco. L'associazione si è costituita nel 1988 per fronteggiare una situazione di grave inquinamento che c'era nell'area di Molentargius. Aprile 89 sono venuti qui 8 parlamentari, il Parlamento ha stanziato 120 miliardi di lire di quel periodo che ha permesso di risanare ma di creare un vero e proprio parco con tutte le valenze che avevano riconosciuto a suo tempo sia Margheritasso per la parte paesaggistica e culturale, sia Elmar Schenk per la parte scientifica. Capitolo 3. Il viaggio. Il viaggio ci piace chiamarlo così perché Molentargius, seppur percorribile in poche ore, ci dà la sensazione di attraversare i secoli.
Le architetture industriali, che ricordano il passato produttivo del sito, sono ancora presenti. Alcune strutture ancora vivono e altre osservano silenziose lo scorrere del tempo. Le saline, dopo tutto, ancora oggi sono solo apparentemente paesaggi immoti. Lo scorrere delle acque detta il ritmo vitale di un ambiente che, a causa delle trasformazioni umane degli ultimi 2 secoli, ora ha bisogno dell'uomo per sopravvivere. Il loro movimento è scandito dallo scorrere del tempo, dalle epoche e da millenni di cambiamenti. E se qualcuno avesse potuto narrarci cosa stesse accadendo durante l'ultima glaciazione di Worm, ci avrebbe raccontato di un'area completamente diversa. Ancora oggi le saline sono ricche di biodiversità che interagisce sullo sfondo del passato. E così, attraversando la spiaggia fossile, il nostro viaggio continua, dove la storia mutò l'ultima volta a noi conosciuta. Non tanto tempo fa, quando nel 1993 la prima nidificazione dei fenicotteri aggiunse un nuovo capitolo a questa straordinaria vicenda. Capitolo 4. Interazioni. Noi lavoriamo per il Parco di Monentarlus occupandoci prevalentemente di studiare gli uccelli. Dai dati che raccogliamo ci accorgiamo sempre di più che la natura è sottoposta a grandi cambiamenti, soprattutto di origine antropica. Il progetto Coevolvers si interfaccia col nostro lavoro perché di fatto noi, il nostro lavoro consiste nel sostanzialmente monitorare l'avifauna in un luogo ad altissima, una grande densità di popolazione umana e quindi inevitabilmente mettiamo in evidenza quelle che possono essere le interazioni fra uomo e uccelli nello specifico e di conseguenza da un lato capire come l'uomo interagisce con gli uccelli e dall'altro cercare di trovare delle migliori soluzioni di convivenza fa parte in qualche modo del nostro incarico. Abbiamo la fortuna e il privilegio di poter capire e carpire la bellezza dei luoghi. Monentargius rappresenta un vero e proprio caso studio nel rapporto tra fenomeno antropico, quindi attività umane, e ambiente naturalistico. Il progetto Coevolvers si fa tramite e facilitatore nella comprensione di questo stesso rapporto. E proprio il rapporto con l'ambiente, per chi come noi vive il parco quotidianamente, è molto stretto. Come educatori ambientali, con le scuole e guide escursionistiche con i servizi turistici, ogni giorno continuiamo con quella che è la nostra missione, ovvero quella di educare i luoghi, di divulgarli nel modo corretto sia scientificamente che eticamente. Il fine è quello di favorire una presa di coscienza e una corretta percezione circa quello che rappresenta il Monentargius a livello globale, in tutte le sue peculiarità, naturalistiche quindi, ma anche in quelle che sono le sue fragilità.
Le nostre interazioni con l'ambiente e con gli animali fanno parte di questa stessa missione. Oltre al lavoro quotidiano, mi viene da pensare agli inanellamenti dei pulcini di fenicottero insieme ad Antus, in cui la nostra interazione diventa tangibile anche nel senso fisico del termine. In fondo, natura e uomo sono due facce della stessa medaglia, che in questo caso hanno un urgente bisogno di incontrarsi, coesistere e coevolvere insieme, perché dopo tutto non è solamente una questione di tematiche, ma anche una questione di prospettive future. L'arte messalina ha un fototropismo positivo, quindi significa che l'educazione ambientale è l'insieme di regole che mette in connessione l'ambiente con l'uomo. Il progetto Coevolvers comprende tutto questo. Anche il centro di educazione ambientale ha un enorme valore, è un volano che appunto serve a sviluppare questi aspetti. Nell'educazione ambientale è fondamentale il rapporto uomo-ambiente perché questo caratterizza anche il vissuto di ognuno di noi e anche l'emotività, quindi l'ambiente suscita nell'uomo delle sensazioni, delle emozioni ed è importante per il Centro di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità sviluppare questo aspetto. Capitolo 5. Coevolvere con i giovani. Proprio così, non si fa, come dice Lucia di soli 3 anni, quando vede un elemento inquinante nel paesaggio. Spesso infatti la coevoluzione passa anche dalle voci dei più giovani, che interagiscono con l'ambiente nei modi più diversi. Proprio come hanno fatto Enoch, Lorenzo e Giulia, che hanno affidato a pensieri, musica e danza il loro messaggio dedicato all'ambiente. Noi agiamo e la natura subisce, ed a seconda di come la trattiamo ci ringrazierà e ricambierà a nostro favore. E nello spirito di Coevolvers inizia anche tu a fare del bene alla natura. Scoprire la tua bellezza e la tua fragilità può insegnarci a vivere insieme in armonia e a prenderci cura di te. Possiamo cambiare con le nostre piccole azioni.
Capitolo 6. Buonanotte Molentargius. Al termine di una lunga giornata, la luce del giorno inizia a calare su Molentargius. Il Bella Rosa Maggiore conferma il suo nome con i riflessi rossi che lo caratterizzano e cominciano a delinearsi alcune sagome inconfondibili. I suoni della città si affievoliscono e si confondono con quelli della natura. Il Molentargius, esattamente come noi, si sveglia al mattino e la sera indossa il pigiama per andare a dormire. Buonanotte Molentargius. Capitolo 0. This may be the place. Sono Oriana Mosca e sono una ricercatrice in psicologia sociale, ambientale e della salute nel progetto Coevolvers, nel quale lavoro da circa 3 anni e mezzo. Quando sono entrata in Coevolvers pensavo di partecipare a un progetto di ricerca. Presto però mi sono resa conto di essere entrata in un ecosistema vibrante di persone, luoghi, relazioni in continua trasformazione. Qui il progresso non è lineare, è fatto di passi avanti, indietro e cambi di direzione. Ho imparato ad ascoltare in modo diverso la terra, il silenzio, il canto degli uccelli. La co-creazione non è solo un metodo, è una pratica di umiltà. Ti chiede di rallentare, di mettere in discussione ciò che sai, di lasciarti trasformare. Serve tempo, serve fiducia. Alcuni risultati sono come semi che crescono lentamente. E ti accorgi che stanno sbocciando quando chi non ha voce inizia a farsi sentire e quando chi era invisibile finalmente può essere visto. In Coevolvers stiamo cambiando insieme ai luoghi che abitiamo e forse il vero cambiamento è proprio questo, riconnettersi tra noi, con la terra, con la storia che stiamo ancora scrivendo e con l'eredità che stiamo lasciando per il futuro. E questo potrebbe proprio essere il luogo. Avrei ancora tante cose da dirvi, ma il nostro viaggio insieme si sta per concludere. Con Coevolvers siamo entrati in qualcosa di vivo, una rete di persone, luoghi e altri esseri, tutti che cercano di imparare a vivere e cambiare insieme. Come in un ecosistema di idee e rapporti è possibile imparare ad ascoltare in modo diverso, ascoltare la terra prima di fare progetti, le pause tra le parole delle persone e il silenzio attraverso i suoni. È come quando un bambino chiede se gli alberi dovrebbero avere il diritto di voto. Oppure come quando qualcuno che una volta si sentiva escluso dice: questo progetto è anche mio. E io, Cristina, sono un messaggio che viaggia. Sono un messaggio di solidarietà verso il pianeta, verso ogni forma di vita.
sono un messaggio che nasce, cresce e si rigenera, alimentando lo sguardo verso un futuro migliore. Le zone umide, i giardini, i laboratori sono tutti esseri viventi in sé. Si evolvono con noi e attraverso di noi verso un domani che includa ogni voce, anche quelle che stiamo appena iniziando a sentire. È ora di lasciare che le relazioni mettano radici. Coevolvere è ricordare che apparteniamo l'uno all'altro, alla terra, alla storia che è ancora in fase di scrittura. E noi alla coevoluzione vogliamo correre incontro. La coevoluzione non riguarda l'armonia, riguarda la resilienza nel movimento. Si tratta di trovare un equilibrio nel cambiamento. La natura ci accoglie e dobbiamo essere capaci di accoglierla anche noi, perché in fondo facciamo tutti parte dello stesso ecosistema.